Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Le sfide principali della famiglia moderna. Negli ultimi decenni, la società è cambiata molto. Anche il modo di vivere in famiglia è diverso rispetto al passato. Oggi ci sono molti tipi di famiglie. Famiglie tradizionali, famiglie con un solo genitore, famiglie ricostruite dopo un divorzio, famiglie con persone di culture diverse. Tutti questi modelli sono validi, ma portano con sé nuove sfide che la famiglia moderna deve affrontare ogni giorno. Una delle sfide principali è il tempo. Molti genitori lavorano tutto il giorno, a volte anche il fine settimana. I bambini vanno a scuola, fanno sport, corsi o altre attività. Spesso la famiglia ha poco tempo da passare insieme. I pasti si fanno in fretta, le conversazioni sono brevi e tutti sono stanchi. Questo crea distanza tra i membri della famiglia. È difficile parlare, ascoltarsi, condividere emozioni. La mancanza di tempo può rendere la relazione tra genitori e figli più debole. Un'altra sfida è lo stress. Il lavoro, le bollette, gli impegni, i problemi di salute, le difficoltà economiche, tutto questo crea tensione. Quando una persona è stressata, ha meno pazienza e può reagire in modo negativo. In famiglia, questo può portare a litigi, incomprensioni o silenzi. È importante imparare a gestire lo stress con attività rilassanti, dialogo, sport o semplici momenti di riposo. Anche la tecnologia è una sfida per la famiglia moderna. Da una parte, Internet, i telefoni, i computer e la televisione offrono molte possibilità. Si può comunicare a distanza, imparare cose nuove, lavorare da casa. Ma dall'altra parte, l'uso eccessivo della tecnologia può creare isolamento. A volte, ogni membro della famiglia è davanti al proprio schermo. Il padre guarda la TV, la madre controlla il cellulare, i figli giocano con il tablet. Nessuno parla con l'altro. Questo riduce la comunicazione vera, quella fatta di parole, sguardi, emozioni. La comunicazione è proprio un'altra grande sfida. Spesso i genitori non sanno cosa fanno i loro figli e i figli non si sentono ascoltati. Le persone parlano, ma non si capiscono. Questo succede anche tra coppie. Il lavoro, la stanchezza, i problemi pratici tolgono spazio al dialogo. Parlare ogni giorno, anche solo per pochi minuti, può fare la differenza. Dire come stai, ti voglio bene, o raccontare una cosa bella della giornata aiuta a sentirsi più uniti. Le famiglie moderne devono anche affrontare nuove dinamiche sociali. Ad esempio, in molte famiglie entrambi i genitori lavorano, oppure il padre resta a casa e la madre lavora fuori. Questi ruoli diversi richiedono flessibilità, rispetto e collaborazione. Non ci sono più regole fisse su chi deve cucinare, pulire o occuparsi dei figli. Tutti devono aiutarsi e trovare un equilibrio. La parità tra uomo e donna è importante, anche dentro casa. Una sfida collegata è quella dell'educazione dei figli. Oggi i bambini sono molto influenzati da Internet, dalla pubblicità, dai social media. Hanno accesso a tante informazioni, ma non sempre sono in grado di capire cosa è giusto o sbagliato. I genitori devono essere presenti, spiegare, controllare, guidare senza essere troppo rigidi. È difficile trovare il giusto equilibrio tra libertà e regole, ma è fondamentale per crescere figli responsabili e sicuri. Le famiglie moderne devono anche fare i conti con la solitudine. Anche se si vive sotto lo stesso tetto, ci si può sentire soli. Alcune persone non hanno nessuno con cui parlare sinceramente. Altre sentono che non vengono capite. Questo succede spesso con gli anziani, che magari vivono con figli e nipoti ma si sentono inutili. È importante valorizzare ogni membro della famiglia, ascoltare le sue storie, chiedere consiglio, passare tempo insieme. Infine,
Molte famiglie vivono in contesti multiculturali. Questo può essere una ricchezza, ma anche una sfida. Le differenze di lingua, religione, abitudini o valori possono creare incomprensioni. È necessario imparare a rispettare le diversità, a essere curiosi e aperti. Una famiglia che accoglie le differenze è più forte, più ricca e più capace di affrontare il futuro. Un'altra sfida importante per la famiglia moderna è la gestione del denaro. La vita oggi è più costosa rispetto al passato. Affitti alti, bollette da pagare, spese per la scuola, per i trasporti, per la salute. Molti genitori fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. A volte devono fare più lavori o rinunciare a certe cose. Questo può creare ansia e discussioni. È importante imparare a gestire il bilancio familiare, a risparmiare dove possibile e a prendere decisioni insieme. Nel passato, molte famiglie vivevano vicino ai nonni, agli zii, ai cugini. Oggi, invece, molte famiglie vivono lontano dai parenti, a causa del lavoro o dello studio. Questo rende più difficile ricevere aiuto. Quando ci sono bambini piccoli o persone anziane da seguire, avere qualcuno vicino può essere molto utile. In mancanza della famiglia allargata, si può cercare supporto tra amici, vicini o servizi del territorio. La pandemia di Covid-19 ha rappresentato una delle sfide più grandi per le famiglie moderne. Durante il lockdown, molte famiglie hanno dovuto gestire la scuola da casa, il lavoro a distanza, la mancanza di contatti sociali. Le case si sono trasformate in uffici, scuole e palestre. Questa situazione ha creato stress, ma anche nuove occasioni per stare insieme, per conoscersi meglio, per riflettere su ciò che è veramente importante. Dopo la pandemia, molte famiglie hanno cercato uno stile di vita più semplice e più attento ai valori. Anche la salute mentale è una sfida. In una società che corre sempre, dove tutto deve essere perfetto, è facile sentirsi inadeguati. I genitori si sentono sotto pressione, devono essere bravi al lavoro, in casa, con i figli, con il partner. I bambini e i ragazzi, invece, sentono spesso il peso delle aspettative scolastiche o sociali. Parlare apertamente dei propri sentimenti, cercare aiuto quando serve e avere momenti di riposo è fondamentale per il benessere di tutta la famiglia. Una buona strategia per affrontare tutte queste sfide è costruire abitudini sane. Per esempio, mangiare insieme almeno una volta al giorno, parlare prima di dormire, organizzare piccole uscite nel fine settimana, spegnere il telefono durante i pasti. Anche se sembrano cose piccole, fanno una grande differenza. Creano legami, danno sicurezza, costruiscono fiducia. Le famiglie moderne devono anche insegnare ai figli l'importanza del rispetto delle regole, delle persone, delle differenze. In un mondo sempre più connesso, ma anche più diviso, è essenziale educare al dialogo e alla tolleranza. Questo si fa con l'esempio, non solo con le parole. Se i bambini vedono genitori che si aiutano, si ascoltano e si rispettano, impareranno a fare lo stesso con gli altri. Un'altra sfida della famiglia moderna è quella dell'identità. In passato i ruoli erano più chiari, l'uomo lavorava, la donna stava a casa. Oggi non è più così. Uomini e donne possono scegliere liberamente il loro percorso. Ma questa libertà, se non è accompagnata da comprensione e rispetto, può creare confusione o conflitti. Per questo è importante parlare dei propri sogni, dei propri bisogni e costruire insieme un progetto di vita. Inoltre, la famiglia moderna è spesso vista come una squadra. Ogni membro ha il suo ruolo, ma tutti collaborano. Non è più solo la madre a occuparsi dei figli o della casa. Anche il padre, i nonni e i figli stessi partecipano. Questo aiuta a creare un senso di appartenenza e di responsabilità. Quando tutti si sentono utili e apprezzati, la famiglia diventa più forte. Infine,
Una delle sfide più grandi è quella di trovare tempo e spazio per la felicità. Tra lavoro, impegni, problemi e doveri, si dimentica a volte di sorridere, di abbracciarsi, di dire parole gentili. Ma la felicità non è fatta di cose grandi. È fatta di piccoli gesti, un messaggio al mattino, un caffè insieme, una risata in cucina, un grazie sincero. Queste cose non costano nulla, ma hanno un grande valore. In conclusione, la famiglia moderna affronta tante sfide, diverse da quelle del passato, ma ha anche molte risorse, flessibilità, creatività, apertura al cambiamento. Nessuna famiglia è perfetta e non esiste una sola maniera di essere una buona famiglia. Ogni famiglia deve trovare il suo equilibrio, con amore, pazienza e impegno. Affrontare insieme le difficoltà può rendere i legami più forti e la vita più piena. La famiglia, anche oggi, resta il primo luogo dove si impara a vivere, ad amare e a crescere come persone. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.